e bentornati nella mia cucina! Allora, è un bel po' che non facevo qualche video perché con le feste natalizie ho fatto tantissimi dolci ma non ho potuto fare le riprese. Ho fatto il pandoro, ho fatto i parrozzetti, ho fatto gli struffoli napoletani, ho fatto tantissime cose che poi più in là vi mostrerò. Farò dei video per ogni ricetta e li potrete riprodurre tutti quanti in casa. Allora, oggi come potete vedere c'è questo strumento qui, c'è scritto biscottiera elettrica. Questa praticamente è una piastra elettrica per fare le pizzelle, dette anche ferratelle e i waffle, ma non sono i waffle perché i waffle sono quelli più cicciotti, ci vuole lo stampo apposta che è molto profondo. Questo qui invece serve per fare le pizzelle, io le chiamo pizzelle qua. E facciamo quelle sottili che si possono arrotolare e si possono riempire di Nutella, marmellata, qualsiasi cosa. Sono buonissime e morbidissime. Se ci potete mettere una bella grattata di buccia di limone, se vi piace aromatizzato al limone. Se no, se avete la vanillina o la bacca di vaniglia, ci mettete un po' di vaniglia e avranno gusto di vaniglia. Ci potete mettere un po' di liquore all'anice, tipo la sambuca, se volete aromatizzarla all'anice. Io non lo preferisco come gusto. Ci sta anche chi ci mette i semi di finocchio. A me non piace niente con i semi di finocchio, però poi questi sono gusti, quindi ognuno aromatizza come vuole. Noi li faremo nella buccia di limone che piace sempre, è buonissima, e poi li possiamo riempire con la crema pasticcera, con la Nutella, con quello che volete, come una bella crema al cioccolato. Allora, gli ingredienti sono 10 uova, io ne farò 10, però dipende dalla quantità di pizzelle che volete fare. Se ne volete fare tantissime fate 20, 30 uova, ci sta chi fa 50, 60 uova se deve fare pizzelle, insomma, per tutta la famiglia, li vuole dare, regalare. Olio di semi 200 grammi. Utilizzate l'olio di semi perché è un po' più leggero anche come gusto. Se utilizzate l'olio di oliva è un po' forte, quindi sentirete sempre nelle pizzelle quel retrogusto di olio di oliva, soprattutto quello nuovo che è fortissimo, quindi io vi sconsiglio di utilizzarlo. Zucchero 150 grammi. Farina 00. Allora, per la farina diciamo che non ho un quantitativo predefinito perché dipende un po' dalla grandezza delle uova, dalla consistenza dell'impasto che volete ottenere. Se volete più morbida la pizzella mettete meno farina, se la volete più dura, più consistente aumentate la quantità della farina. Quindi adesso insieme vedremo in base al mio gusto quanta farina metto e poi insomma voi deciderete come fare in base ai vostri gusti e alle vostre necessità. Per guarnire le pizzelle utilizzeremo una bella Nutella. Ecco la mia macchina per fare le pizzelle aperta e montata. Questa quando aprite la scatola c'ha i manici smontati. Ecco, vi faccio vedere solo uno. Io lo smonto, lo rimetto dentro la scatola, adesso l'ho rimontato. Questo macchinario non va lavato perché ovviamente è tutto elettrico e inoltre si rovinano quando vengono lavati col detersivo perché si impregnano, quindi questi di solito quando vengono utilizzati vanno solo puliti con un pezzettino di carta. Infatti all'interno si ingialliscono tutti un po', infatti questo qui si vede che è un po' ingiallito, ma le prime due pizzelle più o meno vanno sempre buttate perché serve proprio a pulire tutti i residui che sono rimasti e a disinfettarlo, diciamo tra virgolette. Poi dalla terza in poi le utilizzeremo e le possiamo subito mangiare. Allora, come prima cosa attacchiamo la nostra biscottiera elettrica alla presa di corrente, così si scalda perché ci vogliono almeno una ventina di minuti prima che raggiunga la temperatura necessaria alla cottura. Sgusciamo le nostre uova. Una volta sgusciate le uova aggiungiamo lo zucchero, versiamo tutto all'interno e con l'aiuto o di una frusta elettrica o di una frusta a mano mescoliamo il tutto. Ok, una volta ottenuto un impasto omogeneo senza mescolare troppo, possiamo aggiungere direttamente il nostro olio. Diamo una mescolata rapida, sempre con l'aiuto della nostra amica frusta. Una volta inglobato anche l'olio, possiamo aggiungere l'aroma. Il limone è il mio preferito in assoluto. Sta bene con qualsiasi ripieno, sia che sia crema, sia che sia cioccolato, che sia Nutella. Io lo adoro con qualsiasi crema di accompagnamento. Allora, dopo la prima mandata di farina, l'impasto è così. È troppo liquido ancora. Quindi continuiamo ad aggiungere in questo caso piano piano la farina, meglio a cucchiaiate, di modo che poi non esageriamo e non viene troppo duro. E continuate così. Vi farò vedere che consistenza dovrete ottenere per far uscire le pizzelle morbide e arrotolabili. Ecco qui il nostro impasto è pronto. La consistenza che dovrete ottenere è questa, simile a una crema pasticcera, proprio cremosissima. Versiamo giusto un filo di olio sopra perché la piastra non è antiaderente, quindi molto probabilmente si potrebbero attaccare. Infatti io prima di iniziare faccio un'altra manovra, metto dell'olio in un bicchiere e ungo con l'aiuto di un pennellino tutta la piastra sia sopra che sotto. Diamo una mescolata all'olio che abbiamo appena messo e con l'aiuto di un super cucchiaione, quello per il riso diciamo, possiamo cominciare a colare una piccola quantità di impasto, diciamo che rimanga al centro perché chiudendolo si sparge. Sono passati circa 30 secondi e come vedete quando mettete l'impasto si alza un pochettino perché ricresce anche se non c'è il lievito. Le bolle d'aria che si sono formate all'interno fanno sì che la pizzella cresca. Se la volete più cotta
volta la fate un po' più colorita, se la volete fare un po' più chiara, la volete lasciare più morbida, la fate cuocere di meno. Se lo alzate troppo presto rischiate di romperla o rischiate veramente che poi si appiccichi da un lato o dall'altro, quindi tentate di aspettare sempre un pochettino di più. Alzate per controllare. Questa vedete è chiara, la potete anche far scurire di più, volendo va bene anche così. Io la tolgo perché tanto è la prima e la buttiamo. Ungendo bene la piastra non si è attaccato, come vedete. Io di volta in volta sempre un pochettino di olio ce lo metto, perché così evitiamo problemi di attaccamento. Mi è successo qualche volta che l'impasto si è attaccato completamente e per toglierlo è stato un macello. Ecco qui, le nostre pizzelle sono pronte. Ho fatto subitissimo, ci ho messo una ventina di minuti. Con 10 uova ne sono uscite 20, quindi più o meno calcolate 2 pizzelle per uovo, ovviamente della forma rettangolare. Altrimenti ci sono anche le forme rotonde con più cuoricini e quindi vi escono pizzelle più piccoline, ma molte di più rispetto a queste. Adesso vi faccio vedere come riempirle. Per arrotolarle dovete farle quando sono ancora tiepide, perché altrimenti poi ovviamente raffreddando si perdono un pochettino di elasticità. Adesso sono molto morbide, vedete? Morbidissime. Vediamo un bel po' di questa bella Nutella. Non conviene esagerare, anche se io esagero sempre, perché sennò arrotolandola poi giustamente un po' se ne esce. Anche se tutti i forellini della pizzella, vedete, si riempiono di Nutella e quanto è gustoso a mangiarlo. Ora prendiamo, cominciamo stringendo un pochettino così. Ecco qua, la nostra pizzella è arrotolata. Vi consiglio man mano che le fate di coprirle con un po' di cellofan trasparente, così si ammorbidiscono ancora di più col calore e non perdono di morbidezza. Cosa c'è per colazione? Le pizzelle con la Nutella! Le mie preferite, assaggio subito.